Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un trio nostrano che esordisce alla grande, con un mix strumentale e malinconico di doom e post-metal. Per quanto mi riguarda, ho sempre amato il metal strumentale di qualsiasi tipo. Per esempio, anche un genere che non mi fa impazzire come il progressive, mi piace se posso solo seguirne la trama musicale, senza la presenza della voce. Figuriamoci quindi se parliamo di qualcosa che apprezzo anche nella sua forma cantata, come il genere suonato dai Najin. Nati nel 2021 a Pisa, da allora non hanno perso tempo. Risale appena allo scorso 14 aprile il loro esordio omonimo sulla lunga distanza. È un disco in cui, peraltro, questo trio toscano mostra subito idee molto chiare, per esempio a livello stilistico. Il loro è un classico mix tra una base doom moderna con qualche influenza sludge e melodie di chiaro stampo post-metal. Il tutto condito da una leggera vena sperimentale e da una spruzzata di noise, black metal e altre piccole influenze qua e là. Non è un genere originale di suo, niente che Pelican, Neurosis e Cult of Luna non abbiano già fatto. I Najing però riescono a suonarlo in maniera efficace e anche con una certa personalità. Il loro piatto forte è la capacità di riuscire a unire nella propria musica una gran potenza, valorizzata anche da un'ottima registrazione e atmosfere valide. Sempre in orbita intorno alla malinconia, hanno però la giusta varietà. A volte pendono più su qualcosa di cupo, nichilista, altrove invece diventano più sentimentali e altrove ancora si fanno dilatate, quasi psichedeliche. È il miglior pregio di Najing, che riesce così a risultare sempre interessante. Se di suo a livello musicale è abbastanza omogeneo, con stilemi che non cambiano poi molto, l'equilibrio del gruppo pisano riesce a evitare il rischio di ripetitività. Gli conferisce al contrario un fil rouge ben preciso, quasi fosse un concept album senza parole, oppure un'unica canzone divisa in 6 parti. Tra di esse in ogni caso alcune spiccano di più, per esempio Melancolia, fedele al 100% al suo titolo, pur tingendosi spesso anche di oscurità. Il risultato è riconoscibile e mi ha colpito sin dal primo ascolto. La mia preferita è però Death in Slow Motion, il brano più aggressivo e sludge del disco, col suo riff di base, pur mantenendo in parte la melodia e la nostalgia del resto. Da citare anche Violet, che mi ha impressionata sia nel bene che nel male. Da un lato la sua lunga progressione, che attraversa tanti panorami, è sempre di alto livello, o quasi. Personalmente non ho gradito la coda finale, troppo noise per i miei gusti. Tuttavia, al di là di questa impressione e della presenza di qualche dissonanza di troppo, parlo sempre per opinione personale, Najing rimane un bellissimo esordio, non lontano dal capolavoro. Il fatto che sia solo il loro debutto fa molto ben sperare per il futuro dei pisani. Chissà che non riescano a fare anche di meglio, magari smussando qualche sbavatura qua e là. Ma in attesa che il tempo ci sappia dire con certezza se così sarà, noi ti consigliamo con calore i Najin. Non sono una band per chiunque, ovvio, ma se ti piace il metal strumentale, specie se di marca post-doom, allora i toscani sapranno fare la tua felicità. Voto di Heavy Metal Heaven 87 su 100. Per questa settimana è tutto. Ti abbiamo incuriosito sul gruppo pisano? Diccelo nei commenti, oltre a mettere il like e a condividere la recensione. Ti esortiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non perderti neppure uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!